È domenica 19 agosto. Partiamo da Casere. Il cielo terso e l'aria frizzante del mattino invitano a metterci in moto e a lanciarci in discesa verso il tepore che ci aspetta al sud. Brunico merita sicuramente una sosta. Situata a metà della Val Pusteria, ne costituisce il centro più importante. Il centro storico ha mantenuto l'aspetto medievale e la via centrale, chiusa tra le antiche porte di accesso al paese, è fiancheggiata da bei palazzi, in parte decorati con affreschi e bassorilievi. Anche la gelateria del corso è degna di nota. Dopo circa un'ora di pedalata, immersi in boschi maestosi, attraversiamo il Rienza su un bel ponte di legno coperto e da questa parte incontriamo le rovine delle fortificazioni di Rio Pusteria. Il paese è il punto di accesso della valle, il suo centro mantiene caratteristiche medievali con una piazza molto accogliente che invita proprio ad una sosta. Seguendo la ciclabile dell'Isarco raggiungiamo Bolzano e in pochi minuti siamo in Walterplatz, al cospetto dell'imponente Duomo gotico. Subito dopo, in cerca anche di un po' di tepore, facciamo 2 passi per la bellissima via Portici, fino alla famosa Piazza delle Erbe. Alla confluenza con l'Adige abbandoniamo l'Isarco e ci inerpichiamo lungo una ciclabile che ci porta in breve sulla strada del vino, che percorre i pendii sopra il lago di Caldaro. È la prima salita impegnativa del viaggio, ma siamo immersi completamente nei vigneti carichi di uva matura, pronta per essere raccolta e trasformata in ottimo vino. Il periodo migliore per addentrarsi tra i vigneti è sicuramente questo, prima che inizi la vendemmia, quando i filari traboccano di turci di grappoli e il profumo è inebriante. La Val d'Adige sotto di noi è un tripudio di filari luccicanti, di grappoli d'uva bagnata dalla pioggia della notte scorsa. Altri colori e altri profumi tentano ciclisti affamati come noi, come le prugne, le mele, le pere che sembrano pendere dai rami degli alberi solo per essere colte e assaporate, distese su un prato verde. Ma noi, come sempre, tiriamo dritti. Oggi il destino ci ha giocato un bello scherzo. Il padrone di casa del bed and breakfast di Ala ci accoglie con un camice bianco tutto imbrattato di sangue. Forse siamo i primi vegetariani a dormire a casa di un macellaio. Situata al centro della Vallagarina, Ala è un paese che risale al periodo romano, quando era un importante punto di sosta per i grandi traffici tra il Mediterraneo e i popoli del nord Europa. A Zoane abbandoniamo la Val d'Adige, che ormai degrada verso la pianura,
e aggirando le ultime propaggini del Monte Baldo puntiamo verso ovest, in direzione del lago di Garda. Man mano che ci avviciniamo al lago, l'aria acquista un profumo assolutamente più caldo, quasi mediterraneo. Dopo Mantova, lungo l'argine del Po, inizia a piovere. Troviamo riparo sotto la tettoia di una provvidenziale pizzeria. Quando ripartiamo non piove più, ma dopo qualche chilometro riprende, stavolta con maggiore insistenza e subito dopo con maggiore violenza. Se ciò non bastasse, si alza pure un bel vento contrario. Sono convinto che pedalare sotto la pioggia con il vento in faccia sia tra quelle cose delle quali si può tranquillamente farne a meno. Il Po scorre placido al nostro fianco, lui di quest'acqua invece ne ha proprio bisogno. Nel pomeriggio il vento riesce a spazzare via le nuvole e finalmente smette di piovere. Come spesso succede in questi casi, l'atmosfera che si crea è magica. La luce, il cielo, gli alberi carichi d'acqua, il sole, tutto ci fa dimenticare in un attimo la pioggia presa. Non poteva mancare, siamo in pianura padana e sebbene sia ancora agosto, stamattina ci accoglie una bella nebbia che si taglia con il coltello. Per chi percorre l'autostrada tra Padova e Bologna, certo non è una gran festa, ma per noi che seguiamo nuovamente l'argine del Po è invece un'atmosfera magica. Ogni figura che incontriamo inizia a prendere forma lentamente, prima una macchia più scura e difficilmente distinguibile dal resto. Poi la macchia acquista una forma precisa, un gregge di pecore, qualcuno a spasso con il cane, o solo due lepri che appena ci vedono corrono a nascondersi. Dopo Ferrara ci dirigiamo verso Lugo, seguendo il bell'argine del ramo abbandonato del Po di Primaro. A Cotignola succede un fatto molto particolare, che non resterà isolato lungo il viaggio. Mentre ci stiamo mettendo della crema protettiva per prevenire le scottature, si apre come per incanto il portone dell'officina davanti alla quale siamo fermi. Dal buio compare quello che ne è senza dubbio il proprietario, il quale vedendoci fa immediatamente dietrofront, tornando subito dopo con un piccolo flacone di lubrificante spray. Provate questo, è miracoloso! Dopodiché sale in automobile assieme alla moglie e se ne va velocemente, così come era arrivato. È stata un'apparizione. Noi siamo riusciti solamente a dire grazie. Appena riavuti dalla sorpresa, ci affrettiamo subito a spruzzare il prodotto sugli ingranaggi delle nostre biciclette.
quasi avessimo il timore che anche il flaconcino scompaia nel nulla. Siamo negli Appennini che ci accompagneranno per quasi tutto il resto del viaggio. Ci aspettiamo grandi fatiche, ma anche grandi soddisfazioni. Alla rocca di San Leo ci arriviamo a mezzogiorno, piuttosto provati, specialmente per il caldo che si sta facendo sempre più insopportabile. La rocca è spettacolare. Posta sopra ad uno sperone di roccia, che sembra la prua di una nave, ne prosegue l'ardita linea, quasi ne fosse parte integrante. Sorta prima dell'anno 1000, la sua attuale struttura risale al XV secolo. La fama che la circonda è dovuta anche al fatto che esattamente 212 anni fa, e precisamente il 26 agosto del 1795, in una delle sue celle moriva dopo 4 anni di isolamento l'alchimista Giuseppe Balsamo, meglio noto come Conte di Cagliostro. Ed è così che ogni anno a San Leo si tiene proprio in questi giorni la festa dell'alchimia. Noi ci avviamo spediti, sperando magari di trovare qualcuno che con la pietra filosofale o con qualche altro intruglio tramuti le dure salite che ci aspettano in tranquille discese. Imboccata l'antica via Flaminia, ci dirigiamo verso la gola del Furlo. Questo canyon di selvaggia bellezza è scavato dal torrente Candigliano ed è racchiuso tra pareti alte qualche centinaio di metri che scendono a picco sul lago artificiale. Vi entriamo attraverso una breve e piccola galleria che risale all'anno 77 d.C. Il paesaggio è emozionante. Poco prima eravamo in mezzo a verdi e ridenti colline appenniniche e di colpo ci troviamo in un ambiente aspro e roccioso, quasi tetro, ma non di meno spettacolare. Seguendo sempre l'antica via Flaminia, passiamo per Acqualagna e dopo pochi chilometri arriviamo in vista di Cagli. Proprio alle porte del paese sorgono i resti perfettamente conservati del Ponte Maglio, stupendo esempio di architettura romana. La provinciale che percorriamo per raggiungere Assisi è molto bella e deserta. Perde bruscamente quota per attraversare il fiume Chiascio e risale ripidamente dalla parte opposta.
Il fiume in questo punto sembra avere origini amazzoniche, tanto è rigogliosa la vegetazione che lo circonda. Assordante il canto degli uccelli che riempie l'aria. Assisi ci appare all'improvviso lontana e tremolante come un miraggio, bianchissima sulle pendici del monte Subasio. Gli ultimi 2 chilometri di salita sotto il sole cocente sono interminabili. Un'altra faticosa salita ci porta a Spello, che sorge su un altro sperone del monte Subasio. Dopo Foligno imbocchiamo una nuovissima ciclabile, che segue il corso del fiume Teverone. Una vecchia lavanderia sul fiume Clitunno ci offre riparo dal forte vento di oggi. Usciamo da Spoleto quasi per la porta di servizio. La vecchia statale che porta in Val Nerina è assolutamente deserta. Dopo 7 chilometri, in mezzo ad una vegetazione rigogliosa, ci fermiamo a festeggiare. Il contachilometri segna 1000. È un altro traguardo che ci lasciamo alle spalle. Ormai è sicuro. Sono meno i chilometri che ci aspettano di quelli che abbiamo già percorso. Dopo Sant'Anatolia la strada diventa estremamente selvaggia. Di fronte a noi il pendio del monte di Civitella è cupo e con un bosco molto fitto. La strada è assolutamente deserta. Potremmo essere nel Medioevo. Non mi stupirei di incontrare persone a cavallo oppure su carri trainati da buoi. Unica differenza l'asfalto che i nostri moderni destrieri preferiscono. Nei 27 km che ci separano da Monteleone incontriamo solo 2 piccoli paesi. Il primo è situato sulla spalla del pendio e sembra proprio sorto lì per caso. Infatti si chiama Caso. È bellissimo e deserto. Solo alcune capre ci guardano per un attimo. Poi indifferenti tornano a brucare. La strada a tratti è scavata nella roccia del monte Cuscerno. Mano a mano che si sale, l'ambiente diventa se possibile ancora più severo. Siamo sopra i 1000 metri e qui i venti che arrivano senza ostacoli dai Balcani d'inverno devono essere proprio gelidi.
Usciti da Leonessa per la Porta Aquilana, subito dopo lasciamo sulla destra la strada che in 14 km porta sul Terminillo e sempre sulla statale 471 volgiamo il manubrio verso est e saliamo dolcemente alla Val Carpineto, verdissima e bucolica. Il cielo è punteggiato da innumerevoli rapaci che si alzano in volo spinti dalle prime correnti termiche. Attraversata la via Salaria, strada anche questa di imperiale memoria, sempre sulla statale 471 risaliamo verso est, in direzione di Montereale. La salita è agevole e la valle è così bella da sembrare in qualche momento incantata. In questi tratti la strada seconda le curve sinuose del torrente, sulle cui rive ondeggiano alla brezza leggera pomeridiana filari di pioppi cipressini. Più andiamo avanti e più ci rendiamo conto di quanto sia bello scoprire l'Italia in questo modo, attraverso il metro della lentezza che la pedalata impone. È difficile descrivere le emozioni che si vivono in questi frangenti, perché spesso sono legate ad attimi, ad incontri, a visioni, oppure solo a stati d'animo, che sono proprio di chi li vive in quel momento e che solo pochi minuti o pochi metri dopo non esistono più. È curioso come oggi, in meno di 80 km, renderemo omaggio alle due montagne più alte dell'Appennino. Il Gran Sasso d'Italia, che domina il capoluogo abruzzese, e la Maiella, che invece sovrasta sul Mona. Siamo nel cuore dell'Appennino e queste due montagne, anche se così diverse tra loro, ne sono l'emblema. Il Gran Sasso, con i 2912 metri del Corno Grande, è la più alta ed è la montagna per antonomasia. Ricorda molto da vicino le cime alpine, per l'ambiente severo, le pareti verticali e per la presenza del piccolo ghiacciaio del Calderone, quasi completamente scomparso, ma comunque il più meridionale d'Europa. La Maiella, di poco più bassa, il Monte Amaro tocchi i 2793 metri, è tutta un'altra cosa. Le forme tondeggianti quasi femminili, i dolci declivi sommitali e i lunghi crinali la rendono patria dell'escursionismo. Seguendo il fiume Aterno, imbocchiamo la statale numero 5, lungo la quale, con nostra grande soddisfazione, incontriamo più cinghiali che automobili. Il fiume si infila in una gola strettissima, la valle di San Venanzio, in un ambiente selvaggio e spettacolare, con i pendii della Mandra Murata da una parte e del Monte Urano dall'altra, che precipitano quasi verticalmente sul torrente.
Dopo Anversa entriamo nella riserva naturale delle Gole del Sagittario. L'ambiente è da sogno. Ad un certo punto la gola si apre per lasciare il posto ad un piccolo laghetto di acqua stagnante. Così rigoglioso di vegetazione sembra un paesaggio primordiale. Scanno è forse il più bel borgo che abbiamo incontrato. Guardandolo dalla strada mostra la sua struttura come fosse disegnata con il righello, con le scalinate perfettamente parallele che scendono dal centro verso l'esterno e che attraversano perpendicolarmente la strada che, facendo dei tornanti, collega la piazza e la parte bassa del borgo. Il paese, pur essendo molto turistico, non ha perso la sua fisionomia medievale e passeggiando per il centro l'atmosfera sembra proprio quella. Riprendiamo la salita. Alcuni tornanti ci fanno guadagnare velocemente quota. L'ambiente è incantevole e selvaggio. Non incontriamo nessuno. Ci aspettiamo di vedere apparire da un momento all'altro un orso bruno marsicano oppure un branco di lupi. La strada, seppur quasi pianeggiante, non vuol saperne di cominciare a scendere. Finalmente un cartello, l'ambiente cambia. Si aprono degli alpeggi. In lontananza si scorge un albergo. Ci siamo. La discesa inizia tra greggi di pecore e un branco di cavalli bradi. È circa l'una quando giungiamo nella valle del Volturno. È curioso come stamattina seguivamo un fiume che sfocia in Adriatico, mentre adesso che siamo più ad est seguiamo un fiume che sfocia nel Tirreno. Scherzi della complessa orografia dell'Appennino. Il solco della valle è profondo e la statale 652 nella quale sbuchiamo è molto trafficata, specialmente da enormi tir che corrono a velocità impossibili. Il tratto che dovremmo percorrere è appena di 5 km. Proviamo. Ma la comparsa di una lunga galleria ci preclude ogni speranza di continuare. Sarebbe un suicidio tentare di percorrerla. Mentre meditiamo sul da farci, ci accorgiamo che a sinistra dell'imbocco della galleria, ben nascosta, si diparte la vecchia statale, che a prima vista sembra percorribile. Così la imbocchiamo. La vegetazione ormai ricopre completamente il piano stradale, però l'asfalto è in ottimo stato. L'effetto è suggestivo, sembra di correre all'interno di un bosco perfettamente asfaltato. Siamo nella terra dei Sanniti, prima alleati e poi avversari dei Romani. Questo popolo cedette definitivamente alla nascente potenza solo dopo 2 secoli di lotta, alle soglie della nostra era. Ad Altilia ci fermiamo per visitare un'importante zona archeologica. Siamo gli unici visitatori, ma i resti romani e sunniti sono imponenti e ben conservati. È strano che non ci sia nessuno a controllare uno dei siti più importanti del Molise.
Oggi abbiamo seguito l'antica Via Appia che collegava Napoli con Taranto. L'itinerario è stato poco interessante dal punto di vista paesaggistico, in compenso molto faticoso. Riprendiamo la strada verso est, che ci porterà ad attraversare un lembo di terra pugliese per poi entrare in Basilicata. Il vento soffia impetuoso, quasi sempre a favore, ma le poche volte che ce lo troviamo contro ci mette a dura prova. Attraversiamo il fiume Ofanto ed entrati in Basilicata riprendiamo a salire. Il dislivello da coprire per raggiungere Melfi è di circa 300 metri. Il panorama è straordinario, ma la salita è dura. Paghiamo i 200 km e i quasi 3000 metri di dislivello fatti nei 2 giorni precedenti. Abbiamo anche poco da mangiare, visto che stamattina siamo riusciti a comprare solo il pane. Per fortuna, frugando nelle nostre sacche, ne escono sorprendentemente delle bustine monodose di olio extravergine di oliva e una busta di origano. Nascono così 2 super bruschette all'olio e origano. Il centro storico di Venosa è affascinante. Tutto lastricato, dominato dal castello costruito da Pirro del Balzo nel 1470. Partiamo. L'umore è ottimo per 2 buone ragioni. Oggi è una bellissima giornata e c'è un buon vento alle spalle che ci spinge vigoroso. Inoltre domani ci aspetta una giornata di riposo a Matera, che è quanto mai gradita dopo gli ultimi 3 giorni, e questo sarà il 4, passati a salire e a ridiscendere tutte le valli dell'Appennino meridionale. Siamo di nuovo sulla Via Appia antica. Il paesaggio è arido e il forte vento ci spinge. Per molti chilometri non incontriamo nessuno. La situazione è surreale e perfino un po' inquietante. Quando finalmente arriviamo a Matera, scopriamo che la realtà supera ogni nostra più rosea aspettativa. La parte vecchia della città, i Sassi, è spettacolare. Le grotte e le abitazioni riempiono completamente il pendio. Ogni spuntone di roccia è bucato e costruito. Questo viaggio ci sta regalando un'emozione dopo l'altra.
A Castellaneta c'è un'altra stupenda gravina. Ne raggiungiamo il bordo quasi senza accorgercene. C'è un piccolo prato e poi il dirupo. Il torrente corre almeno 100 metri più in basso. Qui non si vedono le grotte come a Matera, ma le case sono costruite a filo con la scarpata. Il paesaggio è dominato dagli ulivi e dai cespugli della macchia mediterranea. Dietro di questi il mare continua a brillare, dominando sempre più la scena. Ci sta chiamando e domani, al 22esimo giorno di pedalata, arriveremo a toccarlo. Dopo l'ennesimo saliscendi, una vertiginosa discesa ci porta in riva allo Ionio. Finalmente tocchiamo il punto più basso del nostro viaggio, 0 metri sul livello del mare. La costa diventa sempre più bella e il promontorio di Gallipoli si erge spettacolare in lontananza. Circondato dalle torri di guardia, sembra ancora un avamposto fortificato del Medioevo. Gallipoli deriva dal greco Kalepolis, che significa città bella, e il nome non poteva essere più azzeccato. Le mura circondano tutta l'isola. I viottoli del centro si dipanano in maniera caotica tra le bianchissime case addossate le une alle altre. Sembra proprio di essere nella casbah di una qualunque città araba. Sono le 3:30 del pomeriggio del 12 settembre e in 23 tappe, 1950 km e più di 17.000 metri di dislivello, siamo riusciti ad unire con il filo magico lasciato dalle nostre ruote la vetta d'Italia con il capo di Santa Maria di Leuca. Questo viaggio ci ha insegnato che l'unicità e la bellezza di un luogo, oltre che intrinseche, sono tali anche per come le si guarda. Dal finestrino dell'automobile non sarà mai possibile cogliere gli odori, i suoni e quelle sensazioni che si vivono pedalando con calma da un luogo all'altro. La fatica, inoltre, è quell'ingrediente che rende ogni obiettivo raggiunto qualcosa di speciale.